Ah, ma questo sì. In concomitanza. Io avevo buttato questa frase tanto per dire. Io non la direi. Non possiamo utilizzarlo noi come traccia questa senza proiettare, dai. Infatti non proiettiamo, diciamo Sì. Infatti. Dai. No, vabbè, questo l'abbiamo. Questo è un po' questo. forte, insomma. Vabbè, con Quanto- Mauro Ma vabbè, Pericossi. è una traccia, sì, una Dai, traccia. su. Ah, ma ti nascosto qua dietro. Ludo, non proiettare, non proiettare. Sì, prendo quel foglietto. No, non hanno rimesso tutto quello che avevamo detto, di fatto. Hanno fatto il sconto e non c'è tutto quello che avevamo detto. Ma adesso. Ho via troppo poco tempo. Se fosse stata la committente o qualcun altro, sicuramente precisare, però. Ma vabbè, più o meno ci siamo. Addirittura avevamo provato a fare delle slide in un quarto d'ora, ma non ci siamo riusciti. Andiamo a braccio. Adesso abbiamo dato l'incarico. No, però abbiamo provato a fare le slide, ma non sono venute bene. Cioè andiamo a braccio e le spieghiamo la situazione. Allora, il fatto è che abbiamo fatto un minimo una stima dei tempi, proseguendo in questo modo, che ci vorrebbero per portare avanti il lavoro, perché vista la riunione pure dell'altro giorno, cioè, volevamo capire un po' qual è l'idea, perché avevamo stimato più o meno per fare questo lavoro tra le 5 e 6 settimane. E Riscrivere, ma per capire le problematiche? capire le problematiche avevamo considerato un 3 settimane. 100 significa 3 settimane, quasi metà del tempo che vorrei piegare per rifare tutto. I tempi sono più o meno quelli. C'è un lavoro lungo. Non è Ma che... secondo voi se mettessimo qualcun altro di ufficio quarto a fare questo lavoro? Tu che dici, Sempre Simone? di analisi. E il problema è che è un lavoro che non è che possiamo Dividervi. dividere, dobbiamo Se lo farlo fate tutti comunque in assieme, gruppo, facciamo. farlo Se no insieme. rischiamo di Infatti la rifare gli stessi difficoltà errori. nostra, cioè ogni volta c'è il passaggio di consegne in cui devi rispiegare dove sei arrivato e rifare gli stessi ragionamenti, perciò si perde tanto tempo inevitabilmente. Invece è una cosa che andrebbe fatta continuativamente, sempre gli stessi, dove siamo Ecco, arrivati perché continuiamo. Se ci separiamo di nuovo in gruppi, ci cominciamo a rischiamo di separare. fare lo stesso errore che abbiamo dovuto fare per forza, lavorando parallelamente e su diversi gruppi, cioè non abbiamo una visione omogenea della rivisitazione. Per esempio sulla parte dei ruoli qualcuno potrebbe partire e definirli. Lì abbiamo praticamente... Sì, I ruoli l'abbiamo riscritta. L'abbiamo subito. riscritta proprio. Scritta proprio. Ci abbiamo proprio riscritta. Siccome gestione ruoli erano di quelle progettate con i requisiti a livello di user story, noi quello che stava nelle user story l'abbiamo portato a livello di feature, abbiamo riscritto, abbiamo dato tutto un contenuto coerente. In questa direzione del Ministero delle Finanze, che paga già gli stipendi a 2 milioni di dipendenti pubblici, si sta costruendo un complessissimo progetto informatico chiamato Cloudify NoIPA, che dovrà realizzare un'unica piattaforma per la gestione delle risorse umane di tutte le 11.000 amministrazioni pubbliche italiane. Abbiamo la bacchetta magica, possiamo solo fare un po' di fine tuning Cioè, sicuramente rispetto a quello che è stato uno, fatto con è un uno po' di di quei temi. ragionevolezza. La nostra storia comincia in un momento complicato. Il direttore, non soddisfatto dello sviluppo di alcuni prodotti informatici, chiede ai fornitori esterni di venire a lavorare a Piazza Dalmazia. Quindi adesso gli uffici sono sovraffollati di funzionari statali, informatici delle società del Ministero e programmatori di aziende private che per avanzare nella costruzione del Cloudify hanno costantemente bisogno di un confronto con i nostri protagonisti, i quali però sono troppo pochi per seguire tutti i gruppi di lavoro che si sono formati, dovendo anche mandare avanti il loro lavoro ordinario. Insomma, si sta rischiando di non riuscire a rispettare i tempi previsti per il lancio della piattaforma. Pensate alla nostra realtà, no? Prima gestivamo il CED di Latina, gestivamo direttamente l'amministrazione, quindi si è fatto un mega concorso, anzi si sono sfruttate le norme dell'epoca per fare una grande assunzione di personale in Latina che gestisse determinate attività anche operative. Poi però si sono create le società in-house, quindi si è detto, vabbè, ma ci sono le società in-house, perché dobbiamo assumere informatici? Ci sono le società in-house. E si è disperso un patrimonio. Si è disperso un patrimonio di conoscenza, è comunque utile, perché è vero che la società in-house ti supporta
ma la testa, la responsabilità è qua dentro. Quindi ci deve essere, ma ci deve essere anche chi sa guidare la società nella direzione che si vuole. Oggi un po' si è resi conto di questo errore e si stanno cominciando a capire che è necessario fare delle immissioni di personale, però ci sono delle difficoltà. La prima difficoltà, i tempi, intanto ci vogliono tempi lunghi per i concorsi, e poi fare una commissione di gente in grado di selezionare le persone con qualità informatiche non la trovi facilmente. Io stesso sono laureato in economia, sarebbe difficile per me selezionare senza un supporto serio di qualcuno che ne sa selezionare un informatico, non sarebbe semplice. E l'altra difficoltà è che oggettivamente oggi il mercato ne richiede tanti, soprattutto se bravi, e quindi prima di decidere di entrare in un'amministrazione dove guadagnano da funzionari 1.500, intorno ai 1.500, mentre nel privato possono guadagnare soprattutto una prospettiva di carriera molto più dinamica e forte, teniamo tutti famiglia, ci pensano. Non ha senso che venga codificato così. Non ha senso che sia rappresentato, perché non è possibile. Se tu guardi i dati che ci sono, questi sono dati che sono associati dall'amministrazione sulla sede. Quello che a un certo punto forse è mancato è stato una certa attività di coesione. Perché è più di basso livello, non lo so. Ma ci sono questi tempi?